Ragazzi, volevo farmi una bellissima pennica post MotoGP e invece è successo di tutto. Pecco che butta il campionato alla bastardissima Misano 1, Quartararo che di conseguenza lo vince, l'ultima gara di Valentino Rossi in Italia, un Marquez che vince per la prima volta in quest'anno su una pista che non gira a sinistra e per concludere un Bastianini mastodontico. Lo andremo a raccontare appena voi cliccherete su questo bellissimo tastino rosso con scritto sopra iscriviti e subito dopo la sigla. Direi di partire a bomba con l'errore grave di Bagnaia. Mi sento di dire che quella è una curva veramente, ma veramente infida. Perché? Magari i più esperti che girano in pista, Misano e via dicendo, sanno la pericolosità del fatto di avere una pista che gira molto a destra per poi ritrovarsi con delle curve a sinistra. Soprattutto con delle gomme studiate per la MotoGP, quindi molto più rigide, molto più dure rispetto a quelle che vengono montate sulle derivate di serie. Quindi per mantenerle in temperatura bisogna veramente spingere come dei pazzi, soprattutto sull'anteriore. Questo si può fare dove è una varietà di curve più o meno uguale tra destra e sinistra. Invece a Misano c'è quella maledettissima Misano 1 dopo tutti i curvoni a destra che anche quando fa caldo, è successo anche a me nella gara di Pirelli Cup, che ci siamo fermati in partenza, primo giro, prima curva a sinistra, steso, che ve la ricordo in questo video. A Miller è successo nei primi giri, a Pecco negli ultimi, però lì quando la stai inserendo e senti che si chiude il davanti è veramente irrecuperabile, perché la chiusura avviene non nel momento in cui sei sdraiato e quindi magari puoi puntare con il gomito o il ginocchio, ma avviene proprio nel momento in cui la moto inizia a prendere carico quasi da dritta. Quindi oltre a chiudersi ad alta velocità, che è anche pericoloso, prendi una bella facciata. L'unica cosa che si può recriminare a Pecco è il fatto che ormai aveva un bel po' di vantaggio su Marquez e poteva gestirla forse un attimino meglio. Ma lì molte volte nel momento in cui addirittura alzi un attimino il ritmo e vai leggermente più piano e non entri più incisivo come il giro prima, è un controsenso, ma è peggio. Magari qualcuno che non è esperto si sta chiedendo: ma perché sulla MotoGP le gomme sono più dure rispetto a una moto di serie? Molto semplice, ovviamente la moto di serie ha freni in acciaio, accelera di meno e ha bisogno di gomme che possono essere un po' più morbide e in un certo senso un po' più facili. Invece in MotoGP le gomme devono sostenere delle frenate molto più aggressive perché ci sono i freni in carbonio e delle accelerazioni molto più intense perché abbiamo un 30-40 cavalli in più. Questa in sintesi è la spiegazione. Come secondo argomento voglio parlare di Bastianini. Pazzesco. Terzo posto un mese fa sempre qui a Misano. Terzo posto questo weekend. Che dire, con una moto che è del 2019, tanta roba, nonostante si siano stesi un po' tutti, ma bisogna essere capaci anche a rimanere in piedi. E soprattutto l'aggressività con la quale ha cercato quel podio. Ultima curva dove si poteva attaccare, tornantino del carro, bam, dentro a Quartararo, senza timore reverenziale su uno che si sta per portare a casa al mondiale, tanta roba. Qui si apre una parentesi un po' spinosa, perché l'anno prossimo, nonostante i migliori risultati di Bastianini, la moto migliore andrà in teoria a Luca Marini, perché la VR46 ovviamente ha molta più spinta economica dietro e può permettersi una moto più performante rispetto al solo talento che può portare Bastianini. E molti diranno: ah, non è più come una volta che i migliori avevano la moto migliore. Ragazzi, purtroppo sarà un processo più lungo, ma se dimostrerà Bastianini di andare sempre più forte, alla fine alla lunga avrà la meglio lui, andrà nel team ufficiale. Ma giustamente Ducati dal canto suo deve guadagnare e dice: io offro la moto migliore al miglior offerente. Quindi si può vedere un po' come un'ingiustizia, ma il mondo del motorsport è sempre stato così, sempre sarà così. Però insomma, vista da fuori è una situazione che stride un pochino. Comunque in ogni caso anche Marini sta dimostrando di andare forte. Terzo posto in qualifica, che se non hai il manico mi dispiace ma non ti esce, e anche in gara ha fatto una discreta gara. Però Bastianini in questo momento sta facendo la differenza. Su Quartararo cosa c'è da dire? Possiamo parlare tutto il giorno di cavoli, Pecco è caduto, ma la verità è che il buon Quartararo si è meritato questo campionato, è stato molto costante, ha resistito nei momenti in cui era più in difficoltà, dove non aveva il miglior pacchetto tecnico, e soprattutto sono contento in ogni caso che abbia vinto, perché è un ragazzo che
è passato dall'essere ultra spinto ai tempi della Moto3, dove era già lanciato come il nuovo mega talento, e dopo che sbagli un anno vieni ricacciato nel dimenticatoio, non si è perso d'animo, ha picchiato giù duro, è arrivato fino in Moto2 non dimostrando tantissimo come risultati, ma qualche occhio lungo ci aveva visto qualcosa, e dopo tutto se vinci qualsiasi cosa in Moto3 nel mondialito qualcosa vuol dire che lo sai fare. Portato in MotoGP ha fatto la differenza, e insomma non è facile passare da essere qui a essere qui e poi ritornare qui. Di solito molti piloti che passano dall'essere portati sul piedistallo a perdere la bussola, insomma, non vanno più da nessuna parte, e lui ha avuto la forza mentale di riprendersi e di tornare sui livelli del suo talento, cosa assolutamente non scontata. Quanti esempi ci sono? Non so a dirli, perché sennò sapete poi. Basta guardare tutti i piloti che si sentivano i nuovi Valentino Rossi e poi arrivati in Moto2 si sono sciolti come neve al sole e non hanno avuto la forza mentale di ritornare su. Bravo Quartararo, però l'anno prossimo basta. Uno l'hai vinto, l'anno prossimo tocca al buon Pecco e a Ducati. E in tutto questo cinema incredibile, chi non si caga nessuno di pezza è il buon Marquez, che vince e convince dando segnali di una Honda molto più competitiva rispetto a inizio anno, perché ricordiamolo, Marquez ci ha messo sempre una pezza nelle curve a sinistra che gli piacciono un sacco, Sachsenring, Cota e via dicendo, ma nelle piste normali aveva sempre fatto fatica. Invece a sto giro, pam, era lì. Ovviamente con Pecco là davanti avrebbe fatto fatica, non avrebbe vinto, ma comunque, insomma, come ho detto prima, bisogna anche vincere rimanendo in piedi. E secondo me è un punto importante per Honda in vista 2022, perché vedendo un po' come si sta sviluppando la situazione, secondo me nel 2022 saranno 3 i contendenti e non 2 al titolo. Honda tornerà di sicuro e Marquez avrà un inverno per rimettersi a posto ancora meglio fisicamente. Quindi ragazzi, che dirvi, se non che non vedo l'ora di beccarci a ECMA. Ci sarò forse sabato pomeriggio e domenica di sicuro. Organizzeremo qualcosa con Malossi di molto interessante, quindi rimanete sintonizzati su Instagram qui che vi darò tutte le informazioni. Prossimo video vi sparerò la incredibile gara di Vallelunga. Sto zitto, non dico più niente. Come al solito, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, se lo siete già attivate la campanellina. Gas, e ci vediamo al prossimo video. We'll be right back.